Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse: «Quando verrà il Paraclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me. E anche voi date testimonianza, perché siete con me fin dal principio». Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio. Per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Una buona Pasqua a tutti. È l'ultima domenica, sorelle e fratelli, in cui vi auguro buona Pasqua, perché con la festa di Pentecoste si conclude questo lungo giorno che è durato 50 giorni, nel quale abbiamo riflettuto su ciò che è accaduto nella Pasqua. Proviamo a chiederci: la realtà del nostro mondo da chi è governata? Quali sono i poteri che guidano le scelte? Direi che possiamo anche elencarli. Credo molte volte è proprio l'egoismo che guida le scelte delle persone, l'accumulo del denaro, i beni, a volte è la menzogna, la forza, il dominio, l'inganno, che tante volte dà anche dei buoni risultati dal punto di vista materiale. Però che cosa accade quando il mondo si lascia guidare da queste forze? È un mondo avvolto da tenebra dell'errore, e sono forze queste scontrollate che generano poi un mondo caotico in cui è davvero difficile condurre una vita realmente umana. È un regno che assomiglia molte volte a una giungla, dove ci sono dei comportamenti di aggressività, di ferocia anche, per accaparrarsi i beni, per poter dominare sugli altri. È un regno di morte, un regno di peccato, di errore. Ma se contempliamo questo mondo dal punto di vista puramente materiale, vediamo che è un regno di morte totale, perché tutta la vita biologica sappiamo che si conclude, finisce, e anche la vita biologica dell'uomo è destinata alla morte. Le icone bizantine rappresentano questa realtà del mondo come una grotta oscura. La vedete collocata in basso nelle icone sullo sfondo. È una grotta buia in cui è posto un re che è chiamato O Cosmos. Il mondo ha in mano un telo dentro il quale si trovano dei rotoli che rappresentano i libri santi, a volte sono 12, a volte 24, indicano la parola di Dio che è introdotta in questa oscurità del mondo da un re che viene a illuminare questa realtà buia. Giunge la luce e con la luce giunge la vita. Abbiamo detto che questo mondo, se è considerato dal punto di vista materiale, è un mondo in cui esiste solo una vita biologica che finisce, ma noi aspiriamo a una vita che non finisca. Ma da dove può venire questa vita? Non dal biologico,
deve venire da fuori, può venire soltanto da Dio, può essere soltanto un dono suo. E anche la luce di una parola che guidi i nostri passi per poter creare un mondo nuovo. Da dove possiamo attenderci questa luce? Se siamo soltanto rinchiusi nel nostro mondo materiale, continueremo sempre così, ci vuole una luce divina che venga da fuori. Poi, anche quando giunge questa luce non basta, perché anche vedendoci abbiamo poi bisogno di una forza che ci permetta di seguire il cammino che viene indicato dalla luce del cielo. E anche questa forza può venirci soltanto da Dio. Eccola la festa di oggi, la festa che celebra questo dono divino che rinnova la faccia della terra, la illumina non solo con la parola, ma con una forza, con un vento che spazza via la tenebra e l'oscurità e dà origine a un mondo nuovo, un mondo poi di vita che non finisce in questa realtà materiale, ma giunge nel mondo di Dio. È un dono divino che celebriamo in questa festa, quel dono di cui noi intimamente sentiamo il bisogno, perché ogni realtà materiale non ci riempie il cuore, noi siamo fatti per l'infinito, ma questo dono può venire soltanto da Dio, non dalla materia. Avrete notato come al piano superiore sono collocati 12 personaggi, non sono propriamente gli apostoli, ma sono dei discepoli, fra cui ci sono gli evangelisti, c'è anche Paolo. Il numero 12 indica tutta la comunità dei discepoli, la comunità cristiana. Però avrete notato che al centro c'è un seggio vuoto. Che cosa rappresenta? È il posto di Cristo. Lui non è visibile perché lui non ha questo corpo fisico materiale fatto di atomi che noi possediamo. È il corpo dei risorti, non è visibile con gli occhi materiali, però lui è presente. Quel seggio vuoto indica la presenza di Cristo in mezzo a questi discepoli. Però notate adesso come c'è una variante in queste icone bizantine, le stiamo leggendo perché ci preparano poi a cogliere il messaggio di questa festa. E qui al centro notate che dove c'è Gesù, lì è collocata Maria con le mani che indicano, non sono mani di una che sta pregando, ma le mani tipiche nel mondo antico dello schiavo che rimette la sua volontà totalmente al suo Signore. È la disponibilità totale di Maria nei confronti della volontà di Dio. Lei ha accolto con pienezza questo dono che noi celebriamo in questa festa di Pentecoste, quel dono che ha dato inizio a un mondo completamente nuovo. Vediamo adesso il brano evangelico di oggi. È preso dal lungo discorso che Gesù fa durante l'ultima cena e che ci è riferito dall'Evangelista Giovanni. E contiene la promessa del dono divino, il dono dello Spirito, il dono della vita divina che è entrata in questa nostra realtà umana. Dice Gesù nella promessa che fa di questo dono durante l'ultima cena: quando verrà il Paraclito. Questo nome viene dal verbo greco parakaleo, significa chiamato a fianco, in aiuto. Veniva impiegato il Paraclito per indicare colui che si poneva a fianco di uno che veniva accusato e lo difendeva, sarebbe l'avvocato che difende di fronte a un'accusa, a un'aggressione. I rabbini parlavano di un Paraclito che difendeva l'uomo davanti al tribunale di Dio. Qual era questo Paraclito che difendeva le persone? Le opere buone. Se tu ti presenti davanti a Dio e hai avuto una vita corretta, piena di opere
gradite al Signore, tu hai un difensore, lui non ti può attaccare perché tu sei stato bravo, sei stato buono. Bene, noi non abbiamo bisogno di questo paraclito perché Dio non ci aggredisce, non abbiamo uno che ci attacca per cui abbiamo bisogno di qualcuno che ci difenda. Il Padre non è contro di noi, mai, sta sempre dalla nostra parte. Allora, questo paraclito di cui ci parla Gesù, questo difensore, da che cosa ci protegge? Ci protegge dal nostro avversario. E l'avversario non è Dio. L'avversario sono le forze del male che tutti noi sperimentiamo e che cercano di allontanarci dalla vita. Lo Spirito di Gesù riduce all'impotenza queste forze. Lo Spirito di Gesù non è un qualcosa di evanescente, è una forza divina che entra dentro di noi e ci conduce a una vita secondo Dio e riduce all'impotenza, eccoci la difesa, riduce all'impotenza tutte le forze che ci vogliono allontanare dal Signore. Ci difende quindi dal mondo, dalla sapienza del mondo che è stoltezza, dalla furbizia del mondo, dalle forze del male. Notate adesso come è collocata sullo sfondo un'altra serie, un'altra coppia di icone in cui nella parte bassa voi vedete non più il cosmos, quel re, ma vedete dei personaggi. A volte le icone hanno questo dettaglio, rappresentano tutta l'umanità che fa fatica ad accogliere questa nuova luce perché c'è il regno di questo mondo che vorrebbe perpetuarsi e non cedere il posto al nuovo regno, il regno di chi è mosso dallo Spirito ed è guidato da quella parola che viene dal cielo. Allora, in questo mondo, in questa realtà oscura, c'è una prova della nostra fede che è molto dura, è lo smarrimento di chi è mosso da questo spirito, ma si trova di fronte alle forze del male che sono davvero fortissime e spesso ci si sente isolati in mezzo a un mondo che ragiona e agisce con criteri completamente diversi. E allora si prova questa sensazione di smarrimento. Per esempio, se in questo mondo dove ci si aggredisce, dove ci si vendica, io parlo di perdono, di mitezza, oppure in un mondo dove si cerca il piacere ad ogni costo, parlo di rinuncia, di castità, di dominio di sé. In un mondo dove si cerca di dominare, di asservire gli altri, parlo di servizio, di amore gratuito, di amore anche per i nemici, di far del bene a chi mi ha fatto del male. Credo che ci si sente molto isolati, perché questi sono comportamenti strani, incomprensibili, e chi cerca di vivere secondo questi valori facilmente ha l'impressione di essere un marziano. Se poi qualcuno fa anche la proposta di rinunciare anche a farsi una famiglia per essere totalmente disponibile per gli altri, allora credo che in questo mondo molti guardano queste persone stralunati con la faccia di chi si chiede se sono persone a posto, da dove vengono, sono di un altro pianeta. L'antidoto a questa sensazione di smarrimento è il Paracletos, questo Paraclito, questo difensore che come fonte di luce ci dona questo coraggio e ti dice: vai avanti, questa è la vita indovinata, non ti scoraggiare, eccoci la difesa che Gesù ci ha promesso, e la difesa viene da dentro, è questa vita divina, questa forza divina che ti dice: sei nel giusto quando pratichi questi valori.
Questo dono viene dal Padre, non viene dal biologico e neppure dalla nostra razionalità, dal nostro sapiens sapiens, che è bellissimo, ma non basta. L'uomo, per essere completamente e pienamente uomo, lo diventa soltanto quando accoglie questo dono. Questa vita divina è una novità assoluta nel nostro mondo materiale. È lo spirito della verità che viene dal Padre. Cos'è questo spirito della verità? Prima ha detto che era il difensore, adesso è uno spirito della verità. Quando noi parliamo della verità sembra l'opposto del dire bugie, non c'entrano qui le bugie. Lo spirito, il Paracletos, è quella forza divina che ti fa diventare vero. Cosa significa vero? Lo sappiamo. Un fiore vero vuol dire che non è di plastica, è vero, è naturale. Quando dico vero caffè non è un surrogato, è genuino, è autentico, non è contraffatto. Quando dico uomo vero, che cosa intendo? Vuol dire soltanto che biologicamente il DNA è quello umano? Non basta, perché un uomo che è un violento, un depravato, è vero? Noi diciamo subito no. Può avere un quoziente intellettuale superiore alla media, ma se uno è un depravato, un dissoluto, un violento, è più vicino al preumano, deve fare un salto di qualità. Che cos'è che ci rende uomini veri? Non basta il biologico e nemmeno il sapere. Non è quello il gradino ultimo della nostra evoluzione umana. Dove arriva l'uomo? Arriva quando ama. Ha bisogno di questa forza divina, di questa vita divina per diventare uomo completo. È il punto di arrivo della scala evolutiva, l'uomo che ama. Se non si arriva lì, non siamo uomini veri. Eccolo che cosa fa lo spirito. È la pulsione nuova che è collocata in questa creatura che è venuta per evoluzione. È il cuore nuovo, capace di amare. Questo spirito darà testimonianza di me, dice Gesù. Ecco un'altra funzione che ha questa vita divina quando entra dentro di noi, testimonia. Ed è un'esperienza che tutti noi facciamo nella nostra vita quando abbiamo un cuore puro, un cuore aperto alla verità e alla luce. È la testimonianza interiore che opera nel cuore del credente e gli dà quella convinzione che Gesù ha ragione, che la sua parola è vera, che è autentica, che è in sintonia con il tuo intimo. Quando nel nostro cuore noi sentiamo una parola come vera, è lo Spirito che la testimonia. Quando noi ascoltiamo la presentazione del volto di Dio che Gesù ci fa, con le parole e poi con tutta la sua vita, noi diciamo: è vero quello che lui dice, Dio non può che essere così, un Dio che è amore è solo amore. Questa testimonianza ci viene dallo Spirito. Quando sentiamo l'esortazione all'amore incondizionato anche per il nemico, noi sentiamo una voce dentro che ci dice: è vero, è così. È la testimonianza dello Spirito. E quando una voce interiore ci dice che la vera grandezza dell'uomo non sta nell'accumulare beni, ma nell'amore, nel dare la vita per gli altri. Questo è l'uomo vero, è la testimonianza che viene dallo Spirito. E dando tutte queste convinzioni, il Paraclito preserva i credenti dal pericolo di una vita falsa, disumana, ci preserva dalla menzogna, perché l'uomo che commette violenza è menzogna, non è vero.
Continua Gesù dicendo che ha ancora molte cose da dirci, ma per il momento non siete in grado di portarne il peso, ma quando verrà lo Spirito della verità vi introdurrà tutta la verità. La verità è l'uomo riuscito, secondo Dio, e quest'uomo riuscito è l'uomo che dona la vita, come Gesù ha fatto. Perché se uno trattiene per sé la vita, è un egoista, si serve della vita degli altri per il proprio egoismo, non è un uomo riuscito, un uomo vero. E questo uomo riuscito non poteva essere capito prima della Pasqua. Soltanto dopo che abbiamo visto in Gesù l'uomo autentico, l'uomo vero, il vero figlio di Dio, quello che è pieno di questo dono che è lo Spirito, soltanto dopo la Pasqua noi siamo in grado di capire ciò che Gesù dice in questo momento non potete ancora capirlo. Intendeva dire dopo la Pasqua, quando avrete visto l'uomo riuscito che ha donato totalmente se stesso, allora capirete qual è l'uomo vero. E questo ve lo indicherà lo Spirito che vi viene donato e annuncerà le cose future. Non vuol dire che lo Spirito ci farà indovinare qualcosa sul futuro, no. Lo Spirito ti indicherà come andrà a finire la vita di una persona che si è lasciata guidare da questa forza divina. Ti indica la scala di valori che deciderà poi alla fine qual è la vita riuscita e qual è la vita invece fallita. E qui questo Spirito ti mostra che rispetto alla logica del mondo le cose vengono capovolte. Secondo la logica del mondo in cima c'è il dominatore, il conquistatore, in fondo c'è il servo. Lo Spirito ti dice, annuncia le cose future, alla fine le cose vengono capovolte. Chi ha donato la propria vita nel servizio, questo è l'uomo vero. E lo Spirito glorificherà Cristo, non aggiungerà nulla a quello che Cristo ci ha dato, ma con la sua luce interiore, con la sua forza, mostrerà che Cristo aveva ragione. Auguro a tutti una buona Pasqua.